Scusami. Ecco. Scarpe da ginnastica o anfibi? Scarpe da ginnastica, assolutamente. Dove a Pisa è un evento organizzato da Metazoa dedicato a Cyberpunk. Ci sarà anche Captain 64. 50-year debt in 3 hours. Ma Snow. Ma scusami. No, non dirmi che mi sia rotto il salvataggio. Scusami, Si è rotto il salvataggio. Allora, facciamo una cosa furba. Ricarichiamo Snatcher. Forse l'ho fatto aspettare troppo a lungo. Allora, facciamo un power off. Scusatemi, si era glitchatone tutto. Oh. Dove andiamo? We go to the church. Allora, andiamo alla chiesa che corrisponde alla posizione del Cremlino, del Cremlino, ma a Neo Kobe. E se qualcuno conosce We Go to the Church di Monsieur Oiseau, pugnetto. Perché non c'è sound? Scusami. Di nuovo. Load, segaci di image. Tac. Dai, ci siamo. No, prezzo politico intendo io, nel senso, io per suonare nei luoghi che mi piacciono e che secondo me fanno bene alle comunità, io suono gratis. Cioè, prendo un sacco di soldi per suonare nei posti seri, ma invece per i luoghi che supporto faccio io un prezzo politico che è anche gratis, oppure se mi dai dei soldi poi li rimetto in cause che mi piacciono. Allora andiamo, we go to the church. Imbe 76, 87, che gruppo ho? In che senso che gruppo ho? Sono che gruppo ho? Sono Kenobit. Porto in giro il mio show con il Game Boy. Gillian, please keep in mind that we're working with a strict time limit. Quanto è un duro Gillian in quel frame? È bello perché Gillian oscilla tra City Hunter e... È come City Hunter. Oscilla tra l'essere un minchione e essere un mega figo. Snow 9 to be specific. We've entered the Snow 9 region. Please put on your breathing filter. Direct inhalation is dangerous. All right. Radio transmissions will also be impossible from this point on. Io con un vecchio Pokémon sul DS avevo catturato il leggendario Gyarados rosso e avevo finito la palestra, il gioco si scarica e non ha salvato. Che merda. Beh, qua già in questa run c'è stato un salvataggio distrutto. Ma questa è tutta Snow 9? Usciamo. Sembra di essere... Ma scusami, sembra la chiesa di San Pietroburgo. Wow! Ora capisco perché la chiamano il loro Cremlino. Allora, guardiamola. Guardiamo l'edificio. È una chiesa molto vecchia. Sembra la cattedrale di San Basilio. Hanno sicuramente pensato la stessa cosa. Guardiamo anche la neve. Sembra neve, ma non è. È Snow 9. Cerca di non inalarlo. Questo è il polline che emettono loro. Guardiamo l'area. È circondata da un bosco, un grande bosco di cedri. Chiedono un recap del concerto di questa sera. Questa sera a Milano. Ingresso gratuito. Non serve prenotare perché uno spazio all'aperto è molto grande. Ci sarà suonerò io al Ride. Il Ride Milano è dove una volta c'era la fiera di Senigallia. Comunque allo scalo di Porta Genova. Questa sera gratis suonerò sia il mio Game Boy sia il Tenorion e il Nintendo DS. Quindi farò
dall'ambient alla mega techno. Non c'è dress code, non c'è niente, venite, se venite ci beviamo anche una birra, quindi questo stasera. Poi il 18 suono a Pisa e vi darò più informazioni in futuro. Pablito Ita, gli orari li metterò su Instagram appena li so, ma tendenzialmente sarà una roba tra le 9 e le 11:30. Se arrivi subito dopo cena non ti perdi niente, ecco. Ma se vieni prima ci facciamo anche delle birre. E poi ci sono io che ho 12 anni e sto dall'altro capo dell'Italia. Dove sei, hype di Fra? Ma comunque la mia idea è di portare concerti un pochettino ovunque e cioè appena si può di fare un po' un tourettino. Allora, considerando la stagione, qualche luce di Natale sarebbe stata carina. Allora, ascoltiamo, tendiamo l'orecchio. L'unico suono è il suono del vento. Indaghiamo. Sull'edificio. L'edificio ha circa 50 anni, ma sembra molto ben tenuto. Dov'è l'ingresso? Davanti. Guardiamo il motion detector. C'è movimento? Non c'è mai... Oh, ma questo motion detector mai che becchi qualcosa. La neve è sicuramente Snow 9. Guardiamo l'area. Ci sono dei passaggi della metropolitana, della vecchia metropolitana, lì sotto. Quindi loro li hanno usati sicuramente per quello. Ti chiamano tanto per suonare all'estero, piccolo fungo? Assolutamente sì. Allora, tieni conto che adesso il Covid ha completamente congelato i concerti internazionali, nel senso che è estremamente difficile organizzare un concerto in Italia con gente italiana che suona. Per me è stato molto difficile, molto difficile organizzare cose con gente dall'estero, ed è stato molto difficile anche invitare me all'estero. È tutto un po' fermo, però sì, ho suonato a Lisbona, ho suonato per Rock in Rio, poco prima che scoppiasse il Covid, alla Cordoaria di Lisbona, che è un posto bellissimo, tra l'altro a 10 minuti a piedi da Belém, e quindi mi ero andato a prendere i pastéis de Belém, che sono la cosa più buona del mondo, ecco. Andiamo. Entriamo. All right, now opening the door. What's wrong? Won't open? I've scanned it and it's not locked. It is probably rusted into place. È Not arrugginita. surprising. After all, our friends always go in and out through the basement. Let's push it together. All right. 1, 2, 3. That got it. Che musica! Che musica! Allora, per dare delle informazioni a il buon... Guardate qua. Aspetta un secondo, posso anche fare in realtà così. Sì, guarda qua, 3, 2, 1 e via. Eccola qua. L'evento è questo. 2 giorni dedicata alla cultura cyberpunk, con dei tavoli per giocare a Cyberpunk Red a Pisa, talk con me e Captain64 e Alex Bocchetto e altri, e il 18 settembre anche io che suono. Quindi evviva. Allora, la musica qua è stupenda e la chiesa è anche molto bella. Al Goblin, sì, Luca Fire. Allora, si direbbe una cappella per gli Snatcher. Vuoi dirmi che queste cose pregano a chi? Sicuramente pregano al loro creatore. Forse il ritratto sul muro è una sua rappresentazione. Chi è? Guardiamo il ritratto. Questa persona è senza dubbio uno degli Snatcher, una persona che gli Snatcher venerano come loro creatore.
Ma questo non è Random Agile? Tudududun. Un momento, confronto l'immagine con i miei dati su Agile, su Random Agile, che è quello che ci ha salvato le chiappe. La struttura facciale dell'individuo è quasi identica a quella di Random, ma è impossibile identificarlo con certezza, perché il disegno non è una foto. Gli assomiglia troppo per essere una coincidenza. Investighiamo sul ritratto. C'è qualcosa scritto su di lui. Il creatore Modnar, ma Modnar al contrario è random. Quindi questo è il professor Modnar, è quello di cui parlavano gli Snatcher. Si direbbe un ritratto suo. Guardiamo anche le sedie. Sono sedie per i fedeli. Guardiamo anche la zona. È tutto in ordine. È come se avessero ricreato l'Unione Sovietica pre-collasso. Ricordiamo che il collasso è stato un enorme incidente, un'enorme esplosione a Mosca in un laboratorio chimico che ha sterminato quasi metà della popolazione mondiale. Ciao il Forgets, Super Cameos, ma il ghiaccio 9 di Von, di Kurt Vonnegut, potrebbe essere. Allora, investighiamo col motion detector. Come sono adesso di audio, Luca Fire? Non c'è movimento, quindi se ne sono già andati al summit. Investighiamo sul ritratto. Stando alle condizioni della pittura e della tela, direi che questo ritratto è stato dipinto oltre 50 anni fa. Guardiamo le cere, le sedie. Ci sono dei graffi sulla superficie delle sedie, quasi sicuramente fatti dagli Snatcher. Andiamo sull'area, tutto molto organizzato, quasi in maniera non umana. Oh, c'è un'altra stanza. Entriamoci. Entriamo nell'abside. È l'abside o è una stanza? Vediamo. Il lampadario si muove perché c'è un po' di vento. Gli Snatcher! Guardali tutti! Non rilevo energia, non rilevo valori energetici, sono tutti disattivati, come se fossero in sospensione. Quindi questo è il loro magazzino. Devono essercene delle centinaia qua. E va avanti fino in fondo. Eppure non mi sembra una fabbrica. Guardiamo gli Snatcher. Quanto sono fighi sono i Terminator, queste sono le endostrutture alle quali non è ancora stata installata la pelle artificiale. Gli strumenti per la dimensione delle ossa e le indentazioni per il cranio sono ancora impostati sulle dimensioni più piccole. Quindi non hanno ancora scelto le loro vittime, stanno solo aspettando il loro turno. Scusa un attimo, ma è un gioco di Hideo Kojima, nano progressivo. È un gioco fatto da Hideo Kojima a poco più di 20 anni, nel 1988 su MSX2. Noi lo stiamo giocando nella sua versione per Mega CD, che è stata fatta poi negli anni 90 con un'edizione anche occidentale. Guarda, lo scrivo, di Hideo Kojima. Grazie per avermelo ricordato. Ed è un gioco incredibile, nano progressivo. Ti consiglio di giocarlo. Ok, riconoscevo l'esaltazione per il nulla e la noia che mi sta causando. Sai, Nano, che io ero del tuo partito. Io ero un po' un detrattore di Kojima. Poi quest'estate mi sono messo a giocare al primo Metal Gear su MSX, al secondo e poi a questo, e devo dire che mi ha preso bene. Imbe87, ho guardato un tuo concerto particolare, devo dire. C'è qualche video dove spieghi tutto? Sì,
C'è un video vecchio, se cerchi corso di Game Boy Music su YouTube trovi il mio... trovi la mia spiegazione più o meno di quello che faccio. Grazie per aver... ho sistemato anche le tag, grazie. Ventitreesima forza investigativa siberiana. Che noi ci siamo svegliati in Siberia 3 anni fa. Sembra che questi Snatcher siano stati portati a Neokobe dalla zona siberiana neutrale. E quindi pare che le forze investigative siano responsabili per avere consegnato gli Snatcher. In altre parole, le forze investigative forse sono state snatchate a loro volta, come quando ci hanno trovato. Non vedo strumenti di manutenzione. Contenitori. Questi contenitori sono stati portati dalla Siberia. Rilevo tracce di contaminanti che sono solo in quella regione. Hype di Fra, sei dell'Abruzzo. Se sei dell'Abruzzo puoi andare ad Avezzano. Hype di Fra, che è un posto incredibile. Cioè, è incredibile il museo del videogioco e di elettroludica di Avezzano. Non sono danneggiati. Gli manca solo il pacchetto energetico. Allora, credo che tu abbia ragione. Allora gli Snatcher aspettano qua di essere riattivati quando vengono selezionate le vittime. Ricordiamo che sono come i replicanti di Blade Runner. Ammazzano una persona e la sostituiscono con il robot. Ciao, buongiorno a Tabalippa Gaming. Questa bellissima avventura è presente anche sul mio Core Graphics Mini. Sfortunatamente non è stato tradotto. Quello è un vero peccato. Allora, continuiamo. Sei pronto? Andiamo. Questa è la stanza di coltivazione degli Snatcher. Comunque, Hype di Fra, prima o poi magari vacci anche con i tuoi genitori al museo di elettroludica di Avezzano. È un posto valido, è un posto molto valido. Il meccanismo è operativo. Guardiamo il cilindro. Gillian, ci sono degli Snatcher con la pelle artificiale già installata. Il processo di snacciamento. First, they adjust the size of the still skinless snatcher to the size of the individual who is to be snatched. The snatcher's overall shape and size can be adjusted by expansion or contraction of sizing rods. Their sex is controlled by gender units, which are installed at this point. Then, the face is modified to match the intended victim by adjusting the size of the upper and lower jaw, cheekbones, temporal bones, and tooth alignment. Just like Gibson said, that means there are limits to the size of the people that they can snatch. That's right. The limits of the mechanism mean that they can't snatch children, the elderly, or people who are very tall or heavy. And this is where the artificial muscle's attached. Is it organic? No. It appears to be coated with a type of plastic gel capable of mechanical response. Like human muscles, it creates mechanical energy through chemical reactions. And this is where the artificial skin is attached. In order to prevent the synthetic cells, developed using biotechnological protein design techniques, from rejecting the inorganic material below, they attach it gradually over a number of days. And this is the stuff that gets cancer if they stay out in the sun too long. Finally, they attach body and scalp hair. The process involves transplant of synthetic hair follicles as well, so the hair will grow back if it's lost. What about scars or birthmarks? It would appear that they make those adjustments at this point in the process, as they would for wrinkles to simulate age. Che figo, ascoltiamo. Non sento suoni. Indaghiamo sul soffitto. Ci sono dei raggi ultravioletti proiettati dall'alto. È molto avanzato, è molto oltre quello che abbiamo visto al Queen's Hospital.
Sembra che era ai raggi ultravioletti, va bene. Guardiamo anche l'area di nuovo. C'è un terminale. Guardiamo il terminale. È acceso il terminale, guarda. Sono i dati delle persone che hanno rapito, cioè snatch. Io dico snatch, snatchare, nel senso che uccidono le persone e poi le rimpiazzano. No, non ti risulta che i replicanti rimpiazzassero persone morte? Non è quello che succede in Blade Runner, ma il concetto è più o meno quello. E allora guardiamo di nuovo i dati. Questi sono i dati che usano per generare la pelle artificiale, va bene? Ok, se io guardo di nuovo il terminale, tutti collegati a un computer, va bene. Va bene. Devo di nuovo investigare qua. Questa è una clean room. Nel senso che... Ah, c'è una porta. È chiusa, ma dovrei poterla aprire. Vai. E allora... aprila. Oh. È una piccola porta di metallo con una maniglia. È impostata per non essere aperta da dentro. No, qua non va neanche il telefonino. Siamo da soli. Bla bla, ok. Non c'è nessun suono. Cilindri sono usati per coltivare la So pelle. this is where the whole thing begins. The endostructures arrive here from the Kremlin. Then they convert them into copies of their victims. And finally, they head out into the city using the old subway system. With artificial skin maintenance being handled at Queen's Hospital. But who's behind all this? Gillian, look at this. There are some finished snatchers over here. Get a load of this. The U.S. President, the Prime Ministers of Japan, and the UK. Ma che addominali che ha il primo ministro inglese? Allora, hanno snatchato il presidente americano, giapponese Figures. e They inglese. were looking to snatch every VIP at the summit. And the last junker, you. It definitely looks like they plan on moving out beyond Neo-Kobe. If they were to snatch every major world leader, they'd practically be able to control the planet. Still, that's odd. With their flawed skin, pulling something off like that would really be difficult. Chin said they had found the key to developing a perfect artificial skin. Maybe they've already produced it. No idea. But the number of snatchers here makes it clear that they're up to something new. Gillian, this is definitely their nest. We should destroy everything. Not yet. Not until we found Jamie. Metal, how much time do we have left? The summit should have begun by now. We don't have much time. And once our legal privileges are suspended, I won't be able to help. In fact, I'll be forced to restrain you. I know. If the military wants to avoid nukes and goes for a surgical strike on this facility, what would they likely use? Probably a phased particle beam from one of the attack satellites. A phased particle beam, huh? That'll wipe this complex right off the map. Everything, including the soil, will simply evaporate. The attack will leave just a large crater. Metal, can you convince them to give me another hour? Even 30 minutes will help. Understood. I'll try my best. And I'll try to find and rescue Jamie in that time. I can't transmit here due to interference from the Snow 9. I'll have to leave the area and then send the message. All right. Do it, Metal. Gillian, don't forget. 30 minutes. You must get out before then. I understand. Gillian, I'm sorry I couldn't help you better. Don't worry about it. I'll be able to move faster by myself anyway. 30 minutes should be plenty. Go, Metal! Yes, sir. Don't forget, 30 minutes. "30 minutes? Oh, this is gonna be tight. That room's the only place left to check. Let's take a look.
Oh! Da dove mi fai ripartire? Dimmi che mi fai ripartire da qua. Vai. Comunque, ricapitolando, gli Snatcher sono a un passo hanno già sviluppato la pelle artificiale che non gli fa più venire i tumori e quindi possono andare all'aria aperta. E quindi hanno replicato dei grandi leader mondiali, il presidente statunitense, giapponese e inglese, per mandarli al summit che si sta per tenere a Neo Kobe, dove si deciderà cosa fare con gli Snatcher. Cioè una delle probabilità, quello che è il piano attuale è, visto che la minaccia degli Snatcher è pericolosissima, minaccia tutta l'umanità e non è contenibile, il piano è letteralmente tirare una bomba atomica su Neo Kobe. Che figata, sì. Fatemi uno shoutino a Micro Music Italy. Un'altra porta? Doesn't look like there's anything here. Whoa! Che bello è che ti fa ciao, cucù, 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 cucù. E sono morto. Doesn't look like there's anything here. Quanti sono? Oh! A Kojima! E basta, non fa più ridere. È tutto uguale. Jeez, these guys are tough. Of course, I didn't exactly expect them to welcome me with open arms. Okay, let's try this next door. Dimmi che ce ne sono ancora. Jamie! No, aspetta. Non volevo uccidere Jamie. Jamie! Jamie! Oh no! What have I done? Ma no! C'è Jamie! Bam! Riproviamoci. Jamie, are you all right? Gillian, you came for me. Are you hurt? No, they won't lay a finger on me. Not until the new artificial skin is completed anyway. Artificial skin L'hanno... research? Lei ha recuperato i ricordi. Gillian, I've got my memory back. All of it. What happened? Tell me, Jamie. They said they'd kill him. They said they'd kill Harry. They forced me.
I had to help them with the skin development. They said I had to help them because the professor was ill. Wasn't getting any better. Gillian, the engineer Harry, he's our son. He's been living on his own now for 50 years. Jamie, I'm afraid that Harry's... There was nothing I could do. They forced me. But I can't do it anymore. Jamie! The professor, he just died. He was over 100. The professor? What? This old man? Don't you remember? It's Professor Modner. Professor Petrovich Modner. What? This old man is Modner? He's been confined here for 3 years now, just to develop the Snatcher's artificial skin. Terrible. Doing that to your own father. Whose father? Jamie, I don't have any idea what you're talking about. You really can't remember, can you? Non ci ricordiamo niente noi. Jamie, tell me who I am. Dimmi chi What sono. are we doing at the Kremlin? Are you sure you really want me to, Gillian? It Sì. sounds so awful, but if you must know, I'll tell you. Dimmi tutto. Ve lo traduco in tempo reale questo se no. Calm, okay? 56 years ago, you and I were involved in a top-secret Soviet project. It was still during the time of the Cold War. The gulf between East and West was as wide as ever. Everybody was worried about nukes. Ok, così lo posso mettere in pausa. 56 anni fa siamo stati coinvolti in un progetto sovietico segreto. At that point, the world's armies were at their largest ever. Leaders still believed that a strong military meant a strong nation. Ai tempi gli eserciti, la guerra fredda era nel pieno e gli eserciti erano giganti e i leader credevano che un grande esercito fosse la cosa importante. There were rumors that there would be an agreement to end the production of nuclear weapons. On the other hand, the major powers like the US began to get involved in a space weapons race. But not the Soviets. The conservative despots in the Kremlin had another, completely different idea for gaining military superiority. Allora, i russi avevano un'altra idea, che non erano le bombe atomiche, per ottenere la superiorità militare. Grazie, dottor Fazza! A horrible plan, something no one else would think of. Un piano At orribile. that time, the countries of the communist bloc were facing an economic crisis. Popular movements pushing for democracy were springing up all over. Communism itself was facing extinction. Il comunismo era a rischio estinzione perché c'erano dei movimenti per la democrazia. Facing pressure from the reformers, the Kremlin began to panic. And that's when that horrible, childish plan was launched. And that was the Snatcher Project. Replace your enemy's leaders with puppets of your own. Then you control their governments, their economies, take over a country from the inside out. Quindi il Cremlino, trovandosi alle strette, decide di lanciare il progetto Snatcher per rapire e sostituire i dignitari esteri e governare il mondo. Facile. That's right, Gillian. And to develop these robots, they assembled some of the most brilliant scientific minds from around the world. Per farlo hanno dato i migliori Some of them were scienziati. even brought in against their will. At the crux of that development effort was a group called the Frankenstein Project Team. Il progetto You and I were Frankenstein. members of that team, Gillian. It was a 4-person team led by the late Professor Modner here. The robotics expert was Professor Modner himself. His son, Elijah Modner, handled genetics and microbiology. Allora, 4 persone. Il professor Modnar, che è random al contrario, che era qui. Il figlio, For nanobiology and picobiology, myself. lei And for behavioral science and psychology, you, Gillian. e noi. Early development was carried out at a lab in Novosibirsk, but was later moved to a secret facility under the Kremlin. Allora, hanno iniziato a lavorare in un luogo e poi sono spostati in una struttura sotterranea sotto il Cremlino. Facile. The glasnost and perestroika movements were gaining momentum, and they rightly feared for the existence of the program if it should become known. Allora, poi c'era Gorbaciov, quindi c'era la glasnost, la trasparenza e la perestroika, la distensione. E quindi temevano che sono poi stati i meccanismi, i tasselli, le tessere del domino che hanno poi portato alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, e quindi temevano
per la sopravvivenza del programma, ma anche per il fatto che diventasse pubblico, perché era una roba problematica. But some of the reformers did learn of the project, and they conspired with the US to block it. I riformatori hanno scoperto dell'esistenza dei progetti e hanno cospirato con gli Stati Uniti. Vabbè, Kojima, che figo che sei. You were a CIA special agent sent by the United States to infiltrate and sabotage the project. I was CIA? Quindi noi siamo un agente della CIA mandato dagli Stati Uniti per sabotare un progetto russo? Yes, and the government knows that. That's why you were assigned to the Junker team. What? Who am I? Work on the project continued to go smoothly. But then, on June 6th, 1996, there was that accident. Il 6 giugno 1996 ci fu A quell'incidente. mysterious explosion at the Chernobyl facility spread a bacterial weapon that was under development there into the atmosphere, destroying the country and the project. Killian, was it you? Did you set off that explosion? What? Sei stato tu a provocare quell'esplosione? You can't be serious. You think I caused the catastrophe? Somehow, during the confusion, Professor Modner and our son Harry managed to get picked up by American agents. But we couldn't get out in time, you and I and Elijah. In a shelter below the Kremlin, we entered a cryogenic sleep. Our plan was to sleep there until the toxic effects of the bacteria were safely passed. Cioè, allora, in pratica, loro si sono messi in sonno criogenico sotto il Cremlino, aspettando che i batteri dell'esplosione, cioè aspettando che i danni dell'esplosione si calmassero. And then 48 years later, 3 years ago, we were discovered by the 17th Special Investigative Force. Yes, but when they found us, Elijah's pod was already empty. E quando ci hanno trovato il pod di Elijah, che è random, che è quello che si è sacrificato per noi, era già vuoto. Ma che storia? Elijah Modner? That guy whose picture was in the church? The one that looks like random? That's right, Elijah is alive. Elijah is here and working on the Snatchers. Why don't you let me finish your little story? Allora un altro Elijah. It's been a while, hasn't it, Jamie? Ah, yes. And Gillian. It's me, Jamie. Elijah? Is that really you? Random? No. Not quite. So you remember me, do you? I am Elijah Modnar, the only son of Professor Petrovich Modnar. I'm afraid I've grown somewhat old and feeble since we last met, however. Elijah, why are you doing this? Your father, Professor Modner, he passed away a few minutes ago. What? My father is dead? Elijah, what happened to you? The Elijah I knew could never do anything like this. I've changed, Jamie. These 40 years have changed me. I can't believe it. What happened to you? What happened to me? Jamie, do I actually have to explain it to you? Jamie, it's you. Your beauty is the cause of all that has come to pass here. 57 years ago, Cioè, è tutta colpa tua che sei figa. Ma che cazzo dici? I was obsessed with my research, yes, and with you, Jamie. At the time, I was still young, having just graduated with my genetic engineering degree. My father's connections got me on the team, and there, I met you. You were working as my father's assistant. Your beauty, your smile, I was stricken. I saw something in you that I never felt with women of my own country. You warmed my cold, young heart, Jamie. You opened me up, and I couldn't stop my feelings. Elijah. Oh, I was so happy. The political situation was crumbling around us. Allora, no, l'Orotor, il figlio nostro, il figlio di Jamie e Gillian è Harry,
che però era più vecchio di noi perché noi siamo stati in sonno criogenico per 50 anni e ci siamo svegliati solo 3 anni fa. Lui è un altro membro del team, figlio del professore che è appena morto e che sta spiegando a lei che ha deciso di rovinare il mondo perché non gliel'ha data. But every day was a joy. I gained my father's trust, and with you there watching over me, I was able to work as hard as I ever have on the project. However, my happiness did not last for long. Gillian, it was you. You showed up and all was ruined. You arrived and joined our project team. Far from home. È arrivato lui e ha rimorchiato. And a man from the same land. Your relationship grew quickly. And all I could do was stand by and watch. Jamie and Gillian fell in love, were joined, and even had a child. Harry. Even then, my feelings for you only grew stronger. Worried about me, my father tried to have me removed from the project, but I persisted. Jamie, I always wanted to be near you. And then, the democratic movements that had consumed the rest of the Eastern Bloc spread to our country as well. The Cold War was over. The hardliners who had pushed for its development were stripped of power and the project was cancelled. The reformers, trying to cover up the existence of such a crazed project, ordered that all materials related to it be destroyed and that we stand trial for our actions. Jamie and Gillian were to be returned to their homeland. That's about the time that I learned that you, Gillian, that you were a CIA agent, and that you were trying to pass documents on our research to your military. The country had sold us out. I'm no politician. I couldn't care less about what happened to the country. All I cared about was my research and Jamie. And I was to lose all of that, everything. For someone so young, you cannot understand how great of a shock that was. Elijah. That is when I decided, I swore I would see that secret crazed project through to the end. At the time, the bioroids were 80% finished. The main part, their endostructure, was essentially completed. But we still were having trouble with the artificial skin, the area that Jamie and I were assigned to. We called it artificial skin, but there was of course no need to duplicate T lymphocytes, Langerhans cells, or endocrine cells. All we needed was keratinized cells and melanocytes to provide the pigment. With the artificial protein development techniques that we had in those days, full-scale synthetic cell development was very difficult. Research like this took months, years. The original project called for us to simultaneously snatch an entire country. In other words, a whole nation, or an entire city had to be snatched over the course of one night. For that reason, a powerful biological agent, which could quickly and effectively kill the population of the country, was being simultaneously developed. Lucifer Alpha. Ok, visto che servivano per ottenere le cellule, servivano tessuti umani, stavano anche sviluppando una potente arma batteriologica che avrebbe potuto uccidere un'intera città o un'intera nazione. That's right. A type RAO11 virus which another team was developing. For someone like myself, who was closely involved in the project, blowing up the lab was quite a simple task. My God, Elijah, do you know what you're saying? That explosion killed half the world's population. I moved all the materials and records essential to the Bioroid project into the shelter and executed my plan on June 6th. After sealing off the lab, I brought the two of you with me to the underground shelter and we entered a cryogenic sleep. But not before I programmed an atmospheric research satellite to transmit a wake signal when the danger from Lucifer Alpha had passed. And 10 years later, Lucifer Alpha naturally mutated into a non-toxic form. But the automatic revival system failed to work. Oh no,
it worked. Just as planned. It revived me 10 years later. Allora, lui fa partire la mega esplosione, uccide metà della popolazione mondiale, tutto questo perché era geloso. E dopodiché programma il coso criogenico per farlo risvegliare subito dopo che il virus letale nell'aria diventa inerte. E si sveglia solo lui però e non fa svegliare loro. A little sooner than the two of you, of course. But even though you sealed the lab with the explosion and everything, you should have been exposed. Why weren't you? Oh, I was. But by that time, the vaccine L Angels had already been developed. So everything went just as you planned it then? Yes, up until that point. But my real struggle was yet to come. My original plan was to revive Jamie as well, and for the two of us to finish the development of the bioroids. You, Gillian, you were to stay asleep forever. But I just couldn't bring myself to do it. Voleva svegliare lei per continuare a lavorare con lei e lasciare dormire per sempre lui. Not after looking at Jamie's peaceful face there in the pod. Besides, I could never have convinced her to work with me on the project anyway. I knew the time was not yet right, so I changed the timers of your pods to permanent on. How could you do such a thing? And so for the next 40 years, I worked alone in that cold and lonely room under the Kremlin, trying to complete the artificial skin for the Snatchers. For days and days, no one would visit me. I never saw the sun or felt the changing of the seasons. Still, I always had Jamie by my side. You were always there for me to talk to. Just you and I for 40 years in that dark cellar. Mega creepy. Poor man. And then, 3 years ago, my research was finally completed. First, I snatched the Siberian Special Investigative Forces to establish a transport route for the Snatchers. And then, to test the effect of large-scale snatch operations, I chose Neokobe City to be my experimental sample. Neokobe is cut off from the surrounding areas, a sort of miniature country in itself, making it a perfect test site. Ha puntato su Neokobe perché era isolata. It would also allow me to gather extensive data on Snatcher modification and operational techniques. In addition, the element of suspicion or mistrust, which runs deep in Japanese culture, was another reason I chose this site. But your test revealed a critical flaw in your machine's artificial skin. Yes, quite unexpected, I'm afraid. All my research for 40 years. I gathered data and worked day and night to find a solution, but nothing seemed to work. Quindi quando lui fa il suo primo test a Neokobe, realizza che la pelle sintetica che aveva sviluppato era difettosa, nel senso che soffriva di melanomi, di tumori alla pelle, e allora ha iniziato a cercare la soluzione. So that's why you decided to bring Professor Modner here, right? That's correct. I discovered my father in one of the government's hospitals. He was old, but still very sound of mind. Naturally, he would not cooperate with me. Of course not. He'd never become involved in something like that. So, unable to receive his assistance, I decided that I had to have yours. But a mistake on my part allowed both you and Gillian to be taken into custody by the authorities first. Just what are you trying to accomplish, Elijah? You must know you can never get Jamie back. I'm only interested in discovering what I can of the human animal. In the past, it was because of Jamie. My motive is different now. It sounds like you're just suffering from the wild arrogance that corrupts so many scientists. Humans are such weak creatures. No matter how much they trust one another, the tiniest speck of suspicion can destroy it all. Cioè, Look at how the comunque vogliamo dire che Hideo Kojima riusciva a fare cutscene di 20 minuti, 20-30 minuti anche nel 1990, che figata. The problem has caused such wild unrest. No matter how much science advances or how high we set our ideals, we eventually begin to suspect each other, to hate each other,
and then to kill each other. The Snatchers are nothing more than a tool for bringing out this reaction. I am simply using the Snatchers to elicit the true nature of the human animal. Allora, Bugs Bunny, riassunto di quello che è successo. Siamo andati nella chiesa, abbiamo trovato la loro base e abbiamo lavorato per salvare Jamie prima che l'esercito bombardi Neocobe per eliminare la minaccia degli Snatcher. Nel frattempo abbiamo trovato anche degli Snatcher già pronti per i leader mondiali e abbiamo incontrato Jamie, che ci ha raccontato tutta la storia vera, che noi eravamo parte del team di scienziati studiosi che stavano sviluppando gli Snatcher, che erano il piano dell'Unione Sovietica per ottenere la supremazia durante la guerra fredda, non usando le bombe atomiche ma sostituendo i dignitari stranieri. E noi Gillian, eravamo lì infiltrati dalla CIA. E poi c'era Jamie, che era bellissima, e il dottor Modnar, cioè il figlio del dottor Modnar, che è un incel sostanzialmente, che geloso del fatto che Jamie si fosse innamorata di noi, avesse avuto addirittura un figlio con noi, che poi è Harry. Così decide di mandare tutto in vacca e fa esplodere il laboratorio, buttando fuori il virus che era stato sviluppato per sterminare intere nazioni, per recuperare i materiali cellulari per fabbricare la pelle degli Snatcher. E Madonna, che casino. E quindi fa esplodere il tutto, mette in sonno criogenico se stesso, Jamie e noi, con l'obiettivo di svegliarsi prima di noi, cosa che fa appena quando c'erano già i vaccini e il virus era diventato inerte. Va avanti a lavorare da solo per 40 anni sugli Snatcher e dopodiché va a Neocobe perché sono un buon punto d'inizio, perché è un posto isolato, e lui decide: una volta io volevo farlo, ero innamorato di te, di Jamie, adesso voglio solo vedere qual è la vera natura umana, voglio studiare l'animale uomo. I think this experiment has shown me the limits of human society. I sincerely doubt it will be able to reach any greater level of prosperity on its own. If human society ever hopes to reach greater heights, what is needed is an absolute leader, a firm ruler who isn't affected by these trivial episodes of mistrust. You're crazy if you think people would ever obey Snatchers. Of course they wouldn't. But if they don't know, they cannot object. There has been a time in every age that the people have longed for a god to lead them. As long as they give the people no reason to suspect them, then they can easily become their gods, indeed, a new race of super beings. We are almost there. Once we perfect the artificial skin, Snatchers will transcend man to become this planet's true human beings. But you'll never get your perfect skin now. Professor Modner is dead. I no longer have any use for my father. I have a sample of the new skin he developed. Once I've analyzed it, I'll be able to make as much as I need. Or if need be, we could simply culture the keratinized cells, epithelial cells, and melanocytes in the quantities that we need. What are you talking about? How could you get a sample of perfected artificial skin? Dove l'hai trovato il campione di pelle? Take a look at this. We found this in the rubble of Queen's Hospital. Random. Era uno Snatcher. Oh, an acquaintance of yours? He's a Snatcher? That term isn't exactly accurate. This bioroid was constructed by my father without my knowledge. He modeled it after me in my youth. He built it right here in this facility. And not only that, he programmed it to destroy Snatchers. This bioroid caused me serious difficulty. Ah,
Questo è il padre del vezzo di merda di qua, di adesso. Il vezzo di merda qua, che però una volta era giovane ed era innamorato di Jamie e ne voleva tantissimo da Jamie, ma Jamie diceva no. Vuole distruggere il mondo facendolo governare dagli Snatcher. Ma suo padre, che non era un merda, aveva sviluppato un tessuto di pelle superiore e aveva creato uno Snatcher che era uno Snatcher con le sue sembianze di quando era giovane, per uccidere gli Snatcher. Quindi Random Agile è uno Snatcher fatto dal padre del cattivone. It's designed and built far better than my Snatchers. The machine itself thought it was human. My father input memories for it all the way back to childhood. Those too were apparently mine. Haven't you yet realized? Random Hajil is Elijah Modner spelled backwards. Grazie. Like my father, silly old man. He did virtually overnight what I could not do in 40 years of effort. Furthermore, he makes a bioroid so perfect, even the bioroid itself believes itself to be Ha fatto un biodroide così. The cells of the skin he developed are self-replicating. Once in place, no further transplants or culturing is necessary. Is he dead? Its main and locomotive systems are completely shut down. It's just scrap now. But the artificial skin is being kept alive. This we need. With this, we can move to phase 2 of our plan of full-scale infiltration of the world's major nations. The summit's already over. You'll never succeed. Hideo, io c'ho da fare. What does the summit matter? Nothing holds us back now that we have this perfect skin. We can go anywhere we want, and there will be no way to tell us apart. I will have free control over the world. Nothing will be able to stop me. Politics and free thought will no longer have any meaning. My will alone will decide the course of human history. You egomaniac. Do you think you can snatch the entire population? There's a fully automated snatcher factory under the Kremlin. Even as... Allora, Hideo Kojima ho appena realizzato. Hideo Kojima è quello che gli chiedi indicazioni per strada. Cioè, scusi, dovrei raggiungere l'hotel così. E prendi quelli che ti danno le spiegazioni da un quarto d'ora. Allora, quando arriva là, vede un semaforo, poi gira a destra. E tu sei lì che hai fretta e non te ne puoi andare perché questa persona cortese ti sta aiutando. Hideo Kojima è quella persona lì. We speak. Scores of new snatchers are being born. Ma arrapato. But no matter how hard you try, you won't be able to snatch the people's heart and soul. What do you hope to gain from this anyway? Cosa vuoi ottenere? Jamie, the human race is composed of fools. But I am different. I will be its savior. Indeed, not just of mankind, but of all life on the planet. I'm afraid that won't be possible. Metal! In 10 minutes, this church will be struck by a phased particle beam. I am guiding the beam from the attack satellite using GPS and 15 navigational satellites. The beam cannot miss. Everything in a 2 to 3 kilometer radius from me will be destroyed. Stop this foolishness now. I will not have my research destroyed by some souped-up pocket calculator. Metal, what happened at the summit? The delegates, worried about the Snatcher menace, voted unanimously to allow the use of nuclear weapons on the city. The military is presently imposing a quarantine on Neo-Kobe. What? Do they intend to kill everybody? Vogliono bombardare Neo-Kobe. In a state of panic. However, they have agreed to lift the quarantine if this church is struck by the phased particle beam. This is our last chance. I will handle things here. Gillian, Jamie, you two must flee. You insignificant mass of metal. You'll never... One move and I detonate. Gillian, run! Metal, this is crazy! We can't let a single Snatcher get out of here. And this new artificial skin has to be destroyed as well. I will not allow some talking scrap pile to get away with this. Cioè, Hideo Kojima ha fatto sta roba a 20 anni. Point for the beam, then I'll just have you thrown out of here. Grab this little one and take him out of here.
Si attivano tutti. Cowardly little robot. You always were a real pain in the butt. Chi è? Si sono rotte le acque. What? How did... You're supposed to be deactivated. I don't go down that easy, old man. Stop this foolish... Io devo andare a prendere il treno, Kojima. Let's try to make our final moments peaceful, shall we? And you snatchers, you touch the little guy and the old man's head comes off. Random! I've always hated being used. Why don't you watch the final act with me? Gillian, you only have 5 minutes. The turbo cycle is just outside on standby. Use that to flee. Let me go. I'm Elijah Modner. I'm your original. I don't care if I'm an original or a copy or what. You and I are gonna die right here. If we both die, there won't be a copy anymore now, will there? The stupid logic of a simpleton, of a machine. Whatever it is, it's my will. Machines have no will. Machines cannot sacrifice themselves. We'll see about that. You have 4 minutes. You must go. And don't forget to take care of the factory under the Kremlin. Stop! Gillian, even if these memories in my head are fiction... Yeah, I know what you mean. Our memories of our time together are all too real, Random. Gillian, you become one hell of a junker. Gillian, it has been most recreational being your partner. Oh, metal. If you can, try to pick up the pieces for me, okay? Like we did for Little John. Little John? Oh. Okay, Metal. Hurry! You only have 3 minutes. Vai! Thanks. Thanks, you two. Zio! Jamie, come on. No! Don't let her go! No! You pathetic old fool. You don't even know how to love someone. You stupid machine! What is that idiotic grin supposed to mean? Che figo comunque. By snatching you, I'm finally gonna get my real self back. Random, there's less than 1 minute to go. Thanks to you, everything will be fine. You don't owe me any thanks. Sorry to get you involved in such a big job. You did great. You're a hell of a junker. 3, 2, 1, here it comes! Later, kid! So you're really going, aren't you? It's our responsibility, too. Besides, if I go to Moscow, I may get some of my memory back. And if that happens, I'll be able to love you even more than I do now. Wait for me. I want to be with you, but first I've got to destroy this terrible factory of theirs. Jamie, when I get back, let's try living together again. What do you say? We'll be waiting for you too. Katrina! Aspetta!
Aspetta che c'è il finale a Rapao. Il finale a Rapao. Lui dice lei: ma quando torno mi aspetti, viviamo di nuovo insieme. E loro dicono: ma ti aspettiamo anche noi. Ma Hideo Vanzina, ma smettila. You better be happy, Buster, with all these beautiful women seeing you off. I'm happy you came. Let me introduce my wife. Jamie Seed. I suppose it's a little odd introducing myself a second time, though. What do you mean? You've never met them before, have you? What are you talking about, Gillian? We're good friends. Huh? Since when? It's the first time I've met her in person, but I've spoken with her on the video phone a lot of times. Si conoscevano. Have you guys been talking about me behind my back? Ok, raga, devo andare. Finiremo questa parte insieme. Ma devo scappare. E però abbiamo... Allora, Arrapao. Il salvataggio finale è questo.